Buongiorno amici del canale! Ciao! Oggi ho veramente bisogno di Emma. Ho chiesto anche aiuto a Stefano, ma non ha voluto saperne, si è dileguato. Perché ho tutti questi mobili da fare insieme. Ho fatto la camera di Rosa non molto tempo fa, forse un annetto, Sì. più o meno. Però in realtà la ragazzina sta crescendo e ci sono un sacco di vestiti e il suo armadio è un po' piccino. Mi hanno regalato questa bellissima camera da letto che ha il cassettone, il letto. Io metterò solo la spalliera, non metterò il fondale e i laterali perché non mi piace, rimane un po' pesantino. I comodini, lo specchio del cassettone e l'armadio. E quindi colgo la palla al balzo, visto che me l'hanno regalata, gli altri mobili li togliamo, tanto una casa la troveranno subito. E ho bisogno di avere proprio un nuovo punto per Rosa dove mettere tutti i suoi vestiti, la sua nuova cameretta. E così siamo a posto per un bel po' di anni, perché qua spazio ce ne sarà, vero? Quindi oggi lavoreremo su questi pezzi tutti all'unisono, perché dovrebbero andare tutti nella stessa stanza, tutti a creare un ambiente molto morbido e comune. Le pareti sono un tortolo molto chiaro, c'è una carta da parati, non cambierò nulla di quello che c'è già perché è tutto perfetto, ma voglio fare un qualche cosa che non sia per una bambina dell'elementare, voglio fare un qualcosa che la possa seguire nell'età, quindi non una cosa troppo baby, ma una cosa bella che possa andare bene anche per una ragazzina. Partiamo? Partiamo. Il video di oggi in realtà è molto importante perché vi darò tutta una serie di linee guida che dovete assolutamente rispettare quando vi trovate in una situazione tipo la mia. E vi trovate spesso in situazioni come le mie, lo vedo dal gruppo, lo vedo dai vostri commenti, spesso mi dite mi hanno regalato questa camera, cosa faccio? Oppure l'ho trovata in un mercatino dell'usato a un prezzo ottimo, l'ho comprata tutta, cosa faccio? Bene, la prima cosa da fare è controllare che non ci siano buchi dei tarli. Qua ci sono ancora i buchi dei tarli, a me piacciono, lo sapete che a me l'usura del tempo piace tantissimo, il buco del tarlo fa parte del tempo e mi piace, ma abbiamo fatto l'antitarlo molto strong. Abbiamo usato l'antitarlo liquido, abbiamo messo dappertutto, dentro, fuori, sopra, sotto, di lato, mobile a gamba all'aria, abbiamo steso col pennello su tutta la superficie interna ed esterna l'antitarlo. In alcuni buchi molto profondi siamo andati addirittura con l'antitarlo spray, abbiamo spruzzato proprio nelle caverne. Dopodiché sono stati impacchettati e sono stati a farsi una bella quarantena, quindi hanno fatto tutto il loro lavoro al massimo. Sono praticamente certa che non ci siano più. La certezza totale ce l'avete solo se fate un antitarlo professionale, quindi o se vanno in camera a gas o a microonde, ci sono diversi metodi per farlo. Questo è un antitarlo manuale, se lo fate bene dà dei risultati eccezionali. Antitarlo ce ne sono ottimi in commercio, sul sito di Sirome dei rivenditori Magic Paint trovate spessissimo l'antitarlo o Tempest o Saratoga, che è eccezionale. Sono due antitarlo veramente ottimi e sono veramente efficienti e uccidono il tarlo. Ricordate che il foro è quello di uscita e spesso sono dentro perché entrano da altre parti. Detto questo, la prima cosa da fare quando si sballa il tutto è fare aba, e ne abbiamo fatto aba veramente a fondo. Infatti, se notate, il cassettone in alcuni punti sembra quasi sverniciato, non era così prima di partire, perché abbiamo comunque deterso bene la superficie, abbiamo tolto via le cere e gli oli che idratavano, abbiamo reso molto più poroso e molto più ricettivo alla vernice e quindi abbiamo una superficie che sarà perfetta, proprio pronta per ricevere la pittura e per rimanere aggrappata per tantissimi anni. Probabilmente i pomelli li cambieremo perché non sono di mio gusto, ma li tengo, non si butta mai nulla. Lo specchio ovviamente questa volta lo tengo, mi piace tantissimo, e andrò a giocare su tonalità moderne, contemporanee. Faremo noi adesso un colore e vi spiegherò anche qui le regole per far sì che un colore, anche se finisce, deve essere rifatto come in questo caso, ho tanti pezzi, quindi probabilmente non mi basterà un barattolo, devo rifarlo, devo essere sicura che la tonalità sia praticamente la stessa. Io parto sempre quando con Emma ho un dubbio con un piccolo piattino, meglio se sbeccato vecchio del caffè, e mischio i miei colori perché voglio capire fin quanto schiarire e quanto invece scurire. Ed è un metodo che vi consiglio di ottenere. Spesso mi chiedete sul gruppo: Elisa, come faccio a ottenere questo colore?
metti questo più questo. Voi cosa fate? Andate a casa, prendete un barattolo e lo mettete dentro l'altro. No, non si fa così, non bisogna mai fidarsi prima di tutto delle altre persone, non perché vi possa dire una cosa sbagliata, ma perché magari la percezione che ho ottenuto io del colore che vi piaceva dallo schermo del computer o del cellulare può essere anche differente. Invece nel momento in cui stai a casa ti rendi conto se lo vuoi più chiaro, più scuro, più forte, più tenuo, più spento, più caldo, e in questo modo riesci a calibrare bene le tonalità. Io mi sono resa conto che sì, miscelando questi due colori è proprio quello che io ho in testa, e io per rosa voglio una camera armoniosa, calda, rilassante, e per questo motivo ho scelto una tonalità bella, rilassante, moderna, perché io non voglio farle assolutamente una camera da bambina, voglio che sia una camera glamour, miscelando London Fumé e Tortorelle, perché vorrei che il Tortorelle, messo in quantità più piccole rispetto al London Fumé, dia una tonalità proprio glamour, proprio particolare, perché si legherà poi ai prossimi passaggi che sono veramente d'effetto. Quindi prendo, per essere sicura delle dosi, una vaschetta, in questo caso uso la vaschetta del rullo, quello della Walmart, perché è abbastanza grande, mi consente di girare bene il tutto. Mi aiuto con una spatola che mi fa svuotare bene il barattolo e metto tutto un barattolo da 500 nella mia vaschetta. Mi raccomando, la regola principale è girare bene. Ovvio che poi io girerò anche qui, però se volete ottenere una tonalità perfetta e non cadere in errori, è sempre meglio miscelare bene i colori anche nel barattolo. Mettiamo tutto qua dentro e voilà, bisogna proprio svuotarlo bene così siete sicuri della quantità utilizzata, anche se con Magic Paint è veramente facile ricreare lo stesso colore, ve lo assicuro, anche senza andare con siringhe o bilancine varie, anzi. E voilà, uno. E dopodiché io andrò con il cucchiaio ad aggiungere a mio piacimento, al nostro piacimento, Sì. tortorelle, in modo da essere sicuri che quando io finisco questo barattolo sono tranquilla e posso riprodurlo facilmente. Non so ancora quanto tortorelle metterò, perché comunque vederlo qui può ancora cambiare la mia percezione del colore. Io ne metto 3 cucchiai, poi tu giri. Uno l'ho messo, 2, belli colmi, in modo da non sbagliare poi le dosi future, e 3. Ora ci vuole molta calma, ci vuole la giusta luce. Il consiglio che vi do è, se potete, se avete modo, il colore createlo nella stanza che poi ospiterà quel mobile, perché mi capita spesso di vedervi creare dei colori in alcune stanze, poi magari in quella stanza lì avete la luce fredda, il pavimento differente, avete delle cose che vanno a modificare completamente la percezione del colore, perché in realtà la luce cambia il calore, la freddura del colore in sé, il pavimento, se magari un cotto o un laminato o un legno, cambiano la tonalità del colore. Quindi il colore createlo con la luce e nella stanza che poi ospiterà quel mobile, è un ottimo consiglio. Io ne metto ancora perché è troppo grigio ancora e non voglio un effetto fabbrica, ne metto ancora 2. 1 e 2. In realtà io adoro l'effetto fabbrica, ma non in questo caso, perché a me l'effetto industriale, moderno, ligneo e ferroso insieme è fantastico, però in questo momento no, voglio una cosa molto accogliente, voglio una tonalità accogliente. 7 cucchiai di tortorelle. Inizia a piacermi. È una via di mezzo tra un tortora con una punta di un moderno grigio, però molto raffinato, molto polveroso. Ma voi non sapete ancora quali altri abbinamenti faremo più tardi sui nostri mobili, quindi vi dovete fidare di me. Ti piace? Sì, molto. Perfetto. Mentre Emma protegge tutte le guide dei cassetti, perché ovviamente non voglio colorare le guide ma solo i frontali, io mi preparo i pennelli. Per questo lavoro ho scelto l'Elizabeth e il pennello a punta. Scegliete voi se usare il punta 4, che è un pelino più grandino, o il punta 2, che è un po' più piccino. Ma è essenziale per colorare una camera del genere, una camera da letto barocca, di stile chip, con molti fregi, avere un pennello così. Questo vi salva le mani, non vi farà faticare. E anche l'Elizabeth, un bel pennello morbido, stende bene, ha un'ottima coprenza e la cosa più bella è che proprio vedrai una stesura molto vellutata. Partiamo entrambe a colorare. Io inizio dalle 2 tessere del letto ed Emma parte da un'anta dell'armadio. Quando coloriamo cose molto ampie, noi solitamente ci mettiamo con il mobile o comunque il complemento in orizzontale. Userete molta meno pittura, sarete più precisi e sicuramente anche la stesura sarà perfetta. Quindi in realtà piuttosto ci mettiamo un po' di più cavalletti, un po' più di posizionamento, ma viene meglio il lavoro.
Io inizio con un Elizabeth e poi cambio pennello. La coprenza di questo colore è veramente eccezionale. Capita tutte le volte che prendete due tonalità Magic e le miscelate. Guardate qui, che bello. È quasi un greige, se si può definire così come tonalità. Presumo che non ci sia bisogno di fare due mani totali, ma potrà bastare secondo me una mano con qualche ritocco. Lavorando su queste superfici con pittura pura, assolutamente, una mano e qualche ritocco. Guardate ora che cambio il pennello, vedete che con questo faccio difficoltà ad andare in fondo, ora cambio pennello e vi dimostro che con il pennello a punta, in certi mobili è fondamentale, guardate. Si picchietta, non si fa fatica, guardate, tac, una passata e copri tutto. Quindi non pensate che questi pennelli siano un accessorio, perché sono fondamentali per fare bene il restyling e soprattutto per non impazzire. Guardate come vado bene in profondità in tutti i fregi, senza far fatica, grazie alla punta. Io parto già nel colorare la parte centrale, la porta centrale che ha uno specchio e abbiamo protetto già prima con il nostro nastro carta. Ora Emma sta mettendo sui pernettini delle porte un goccino di nastro carta. Fatela questa cosa, perché io colorerò le cerniere insieme a Emma sia sulle ante che sulla struttura, però questo pernettino qua dove poi si va a incastrare la porta non deve essere sporcato, quindi quello mi raccomando mascheratelo. Una bella mano su tutto e via. Coloro anche i marmi, non ho arrabbiatevi con me, lo so che tanti di voi non lo farebbero, ma a me, nella camera di una bambina che cresce, una ragazzina, questo marmo nero non piace. Ma colorandolo con Magic Paint assolutamente non ho nessun tipo di ansia, di stress, perché se fra 4, 5, 6 anni mi dovessi mai stufare di questa tonalità, voglio riportare al suo splendore il vecchio marmo, nessun problema, prendo lo sverniciatore biodegradabile Magic Paint, svernicio e vi assicuro che non ci sarà nessun tipo di rovinatura. Il marmo avrà di nuovo la sua lucentezza, non ci saranno nessun tipo di graffio perché non ho carteggiato, ecco la differenza tra Magic Paint e altre pitture in commercio. Non ci saranno graffi, non ci sarà usura, sarà perfetto. Quindi se non vi piace un marmo, non buttatelo, non cambiatelo, non vendete il mobile per il marmo, coloratelo quel marmo. Se poi volete riportarlo al suo splendore dopo un po' di anni perché cambia la moda, cambia il pensiero, lo si fa senza problemi. Io uso sempre l'Elizabeth perché ho piacere che questo marmo poi una volta che è colorato sembri a tutti gli effetti legno. E ora dei comodini, una bella mano piuttosto picchiettata per andare bene all'interno dei fregi, dappertutto. E siamo quasi arrivati alla fine, abbiamo ancora la cassettiera con il suo bel marmo e poi siamo quasi arrivati alla fine della prima mano. Io ovviamente i pomelli li coloro perché di questo colore bronzato non mi piacciono, li voglio più leggeri. Colorandoli otterrò il risultato che mi immagino.
trucco, mi raccomando, per il marmo è il pennello giusto, ovviamente, caricare bene 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 il pennello per evitare striature, ma soprattutto decidere se si vuole ottenere un effetto liscio, e in questo caso si userà magari anche il rullo, o tipo legno. Io userò il mio pennello Elizabeth anche per questa passata, perché voglio in realtà che poi il mio marmo sembri a tutti gli effetti un legno. Il rullo invece in spugna vi lascia un effetto più omogeneo, più liscio, quasi moderno, quindi siete voi a decidere quale tipo di stesura utilizzare per avere un risultato piuttosto che un altro. È bellissimo vedere come aggrappa bene sul marmo, che oltretutto purtroppo negli anni è stato anche rotto, usurato, rovinato, come vedete, e diciamo che non è proprio il massimo. E anche nei comodini abbiamo un comodino che ha praticamente mezzo marmo completamente rovinato. In questo modo andiamo anche a coprire questa rovinatura e non si noterà più. L'unica cosa a cui dovete fare attenzione quando dipingete un marmo è che ci metterà un pelino di più ad asciugare, come fosse quasi una piastrella, perché comunque il marmo è molto freddo e quindi reagisce in modo differente rispetto a un materiale più caldo come può essere il legno, e soprattutto il legno assorbente. Il marmo no. Quindi ricordatevi che i tempi di asciugatura su una superficie come il marmo sono un po' più lunghi, dipende sicuramente dal tempo che c'è quando voi decorate, se piove, se c'è il sole, se è inverno o estate. Io e Emma siamo già partite con la seconda mano, abbiamo fatto asciugare bene la notte intera e siamo pronte per dare la seconda mano. In realtà non la daremo su tutte le superfici, su questo pezzo della testata sì, perché ho qualche pennellata ancora un po' evidente. Sul piano del marmo l'ho già dato, sia qui che sui comodini, e daremo anche una seconda mano nei pezzi in cui ci sono ancora delle velature, ma la prima ha coperto benissimo. Noi abbiamo già rifatto il colore perché un barattolo e quei cucchiai di alleggerimento sono riusciti a coprire già tutta la superficie. Quindi regolatevi perché ha coperto tantissimo, con 2 barattoli di London Fumé e diciamo 200 grammi massimo di tortorelli in totale abbiamo fatto tutto quanto, quindi un armadio, un cassettone, la testata, i comodini, tante cose. Ora noi facciamo appunto questi ritocchi, questa leggera seconda mano in alcuni punti e facciamo asciugare bene prima della prossima lavorazione. In questi punti è sempre importante andare col pennello a punta perché non faccio fatica, è veramente facile. Abbiamo deciso di colorare i fregi del nostro mobile, non potevamo che colorarli. Una camera da letto barocca come questa deve appunto mettere in rilievo, in risalto i suoi bei fregi. Lo faremo con una tonalità calda,
useremo il Rocher, ma l'addiziono con un po' di colore che ho utilizzato per il fondo. Ne devo mettere abbastanza in modo che mi basti per fare tutto, e mi basterà. Poi metteremo anche qualche cucchiaino di colore di fondo avanzato, proprio per farla avvicinare di più a quella che è la tonalità del mobile e per raffreddarlo leggermente, perché comunque il Rocher è un colore caldo, nocciolato, cremoso. Diciamo che mettendoci un po' del colore di fondo sicuramente lo andiamo un po' a raffreddare, ma di poco, e otterremo la tonalità giusta per avere un contrasto delicato tra i fregi e la parte sottostante. Ora è importante girare bene, capire se basta, ma secondo me sì. Quindi ho fatto questa ciotolina piena praticamente fino all'orlo di Rocher e ho messo 2 o 3? 3 cucchiai. 3 cucchiai di colore di fondo. Il consiglio che vi do per essere più precisi possibile, poi è fatto a mano, quindi ci sta l'errore, ci sta la sbavatura, non è nulla di, no, di trascendentale, però tenetevi vicino un pannettino di microfibra umido ma strizzatissimo e delle spatoline di queste grandezze, piccola, media e magari anche grande per le parti più lunghe, per evitare, se non avete la mano troppo ferma, di sbavare sulla base. Io ho deciso di colorare con il secondo colore questo bordo su tutta la struttura, questo e il fregino centrale. Lo faremo anche poi sulle porte dell'armadio, sui cassetti, sui comodini, quindi andremo poi a riprodurre lo stesso disegno anche dalle altre parti. È più facile da fare che da raccontare. Prendetevi il set di pennellini. Io opterò sia per quello a punta che per quello a punta piatta. Sapete che ci sono diverse misure, ci sono dei momenti in cui preferisco la punta piatta e momenti in cui preferisco l'altro. Ci siamo messe qui belle comode, perché per fare questi lavori bisogna essere comodi, ok? E iniziamo a colorare tutta la parte laterale. Vedete, io ho messo la mia spatolina in modo da cercare di essere il più precisa possibile. Prima da un lato, mi raccomando, se sporcate la spatola pulitela prima di andare ad appoggiarvi dall'altro lato. Io vi consiglio di partire così, ma poi di provare ad andare a mano libera perché è molto rilassante e se si sporca si può tranquillamente pulire con la spugnetta. Quindi prendete la spatolina, anche più piccolina, il pannettino e delicatamente appoggiate e passate per pulire il bordino, anche di qua. Quindi se non avete voglia di essere magari troppo precisi con la spatolina quando snete il colore, potete farlo anche dopo. Un altro trucco è passare prima la spatolina inumidita sulla superficie. In questo modo avete la superficie già umida e quando poi passerete con il pennellino sarà più facile asportare eventuali sbavature. Guardate, io appoggio, tolgo ed è molto preciso. Quindi in realtà essere precisi e fare il bicolore non è una cosa così difficile, così lunga, basta avere 2 o 3 trucchettini. Continuo.
Il nostro lavoro certosino è andato sui frutti. Se guardate c'è tutta la camera da letto completa. Sei stanca? No, dai. Diciamo che bisogna essere un attimino preparati perché non è un lavoretto da un'ora, ci si mette un po' di tempo a fare tutto questo bicolore preciso sui fregi, anche perché a me piace molto preciso, non mi piacciono le sbavature. Quindi ieri ci siamo dedicati interamente a rifinire tutta la camera da letto e oggi facciamo le finiture. Passerò alla levigatrice per decapare, non è un lavoro che voglio fare a mano perché è faticoso su tutta la camera da letto. Mi sono però munita di aspirapolvere, quindi ho collegato la mia levigatrice al tubo dell'aspirapolvere e ora vi faccio vedere che carta uso e come mi comporto. Uso una carta 150 perché per fare il decapé su questa superficie mi serve una grana abbastanza fine. Se ce l'avete in tela ancora meglio, io oggi non ce l'avevo e allora ho usato quella in carta. Vado a mettere la mia carta pinzandola da un lato e dall'altro. È facilissimo fare il decapé con la levigatrice, bisogna solamente avere un po' di accortezza. E dopodiché utilizziamo la piastra che è in dotazione con la levigatrice Makita che ci aiuterà a centrare perfettamente i buchi. Avete sentito il crack? Questo vi permette di bucare la carta. In questo modo avremo i buchi proprio dove c'è l'aspirazione della piastra ed è una cosa molto importante quando si usa l'aspirapolvere, ok? Quindi se siete all'esterno, non ve ne frega nulla di fare polvere, va benissimo, non bucate la carta, ma se usate la carta in bobina, noi sapete che la vendiamo anche spesso a metro, risparmiate, così non comprate i fogliettini già prebucati e ve la bucate voi al momento. Mi aiuti comunque sì. Con il pennello, mi deve una spolverata se vedi che si accumula della polvere. Io parto, non andrò a levigare troppo i bordi che ho schiarito con il Rocher, ma mi soffermerò di più sulla struttura perché voglio creare un po' più di anticatura sulle forme che non ho anticato con il bicolore. Partiamo? Partiamo. Ci mettiamo la mascherina? Sì. È importante non respirare mai la polvere di levigatura del legno o delle vernici, quindi mascherina. Via! Non è il mobile che si è ristretto, ma è molto carino anche così. In realtà ci stiamo preparando a un'ultima fase decorativa che sarà quella più bella di tutte, a parer mio, perché darà un tocco veramente vivace a questi mobili, perché così sono un po' classici. E ricordate, se avete un armadio del genere ma è troppo grande per la vostra casa, potete utilizzare anche voi questo trucco. Unite le due parti laterali e fate diventare un piccolo armadio anche da ingresso per appoggiare le giacche e le scarpe, chi lo sa, e la parte centrale in un'altra stanza, così lo salvate. Ora io vi saluto perché altrimenti questo video sarebbe troppo pieno di nozioni, troppo lungo, perdereste l'attenzione. Quindi la settimana prossima vi farò vedere come sarà la camera da letto con gli ultimi tocchi, ma non spoilerò nulla, e come sarà nel suo ambiente naturale, quindi nella camera di Rosa. Tutto quanto vi faccio vedere, anche come arrediamo, va bene?
Al prossimo giovedì, ciao!